tanti allenamenti in vista delle Olimpiadi di Tokyo e infatti quest'anno metterò un po' da parte la falesia e mi concentrerò appunto sulle prime Olimpiadi dove l'arrampicata sarà presente, sia a Trento ma anche in giro a Innsbruck e in Alto Adige e magari anche un po' più lontano. Laura is an incredibly talented climber. I've known her since quite some years now. When she was very small, she was already incredibly good. And now she's become a grown athlete, and yeah, she's still very, very talented. I hope for the future or this season she'll have some success in the World Cups. Sì, che il doppio peggio, dai! Ale Laura dura! 10, 9, Dai su! Dale Anna! Ale! Viva! Grandissima! Anak Bereven! Grandissima Anna, un grosso applauso! Laura Rogora, tutta la potenza estrema di uno dei più grandi talenti del nostro sport, racchiusi in uno scricciolo di ragazza delicata, sorridente e gentilissima che non te lo aspetteresti mai. Di quei ragazzi che ha cominciato da bambina, ha cominciato fin da piccola ad avvicinarsi a quello che è il gesto della verticalità, il nostro sport, l'amore e la passione per la natura, che l'ha portata poi ai grandi gesti del suo primo 9A, solamente a 14 anni. 14 anni, giusto per fare un paragone, è la stessa età intorno alla quale anche Ondra ha fatto il suo primo 9A. Proprio Ondra sgraderà grandi gesti dandogli uno slash grade, 8C+, 9A, ma poco importa perché intanto Laura aveva già salito altri 2 9A in Spagna, quindi non solo più nel cuore del territorio romano nel quale è nata e cresciuta, ma subito a livello internazionale è andata a confermarsi. Laura Rogora che fin da sempre non soltanto roccia ma tanta plastica perché tanto allenamento, tanta passione, tanta costanza, tanta testa, era già anni luce avanti rispetto a quello che era la normalità di tanti di noi. E plastica allora vuol dire gare. Già nel 2016 si porta a casa il titolo di campionessa italiana lead e campionessa italiana boulder, portandosi a casa la combo, quindi dimostrando che non soltanto sulla roccia ma anche in quelle che era l'ambiente delle competizioni, insieme a tutti, di fronte a tutti, nello stesso contesto degli altri, riusciva a dare il massimo. Ciao Lalla! Ciao, buongiorno! Benvenuta. Grazie. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Brava, sei in forma? Sì, dai. Vieni dai che ti accompagno. Facci vedere le vie nuove. Ciao Laura. Tutto bene? Durissimo. La rossa è durissima. Poi c'è la blu. Basta? Avanza? No, assolutamente, non abbiamo neanche iniziato. Perché? Doppio campionato italiano nel stesso anno, primo 9A femminile assoluto a soli 14 anni, maglia tricolore, con il tricolore che batte sul petto con grande orgoglio. Allora nazionale italiana giovanile, si presenta e diventa campionessa mondiale giovanile, ma non basta, perché lei voleva la gloria di arco, la gloria di vincere il titolo di campionessa mondiale giovanile lead, campionessa mondiale giovanile boulder, e si porta a casa pure il titolo di campionessa mondiale giovanile di combinata. Per lei l'ambito dei sogni è solo il momento in cui iniziare a immaginare qualcosa di nuovo. E allora si prepara, è il momento che sogna, e sogna l'Olimpiadi. E cosa fa? Se la porta a casa. Si porta a casa il titolo di olimpionica, il ticket per Tokyo 2020. One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I
was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze come freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A bomb rate sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. Your memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Flip the cover, work the drummer, passion never rests. Freedom is our teacher under pressure, now we blessed. See, I was so good for the go. There's one art, one shot, now the future is yours. Go! Yeah. It's one art, one shot, now the future is yours. Go! È iniziato tutto? È iniziato che prima che nascesse Laura, nel senso che io ero molto appassionato di montagna e pensavo di portare le figlie in montagna a fare le esperienze che piacevano a me, insomma, e che secondo me, oltre a piacere, erano estremamente educative e formative. E quindi sia la grande Chiara che Laura sono venute in montagna fin da quando erano piccine e poi hanno incominciato ad arrampicare. Ovviamente la cosa ha avuto una grossa, insomma, ha inciso notevolmente sul nostro stile di vita familiare. Però insomma, quando Enrico per la prima volta, Chiara compiva 8 anni e lui ha deciso di regalargli come regalo di compleanno una domenica, un giorno in Falesia, e quindi insomma hanno riniziato. Io non mi sono opposta, cioè ho detto no, non le devi far scalare, ho paura eccetera, perché effettivamente non avevo paura. Mi sono sempre fidata molto di Enrico in montagna, perché mi sembrava una persona, insomma in queste situazioni, perché era una persona assennata. Però non pensavo che la cosa poi prendesse questo piede nella vita familiare, questo no. E quindi un po' su quello sono rimasta molto spiazzata, diciamo. Tutto il periodo delle gare è stato estremamente impegnativo. Quello che dicevo che è cambiato il nostro stile di vita è perché comunque, soprattutto per uno sport così vissuto poi in centro Italia, dove le strutture non ci sono, generalmente prima delle gare e delle arrampicate noi partivamo col camper, facevamo 45 giorni in giro per l'Europa, e non l'abbiamo più potuto fare perché l'estate ho iniziato a fare i Rock Junior che si facevano ad agosto, e quindi lei non poteva pensare di andare a un Rock Junior senza essersi allenata in modo adeguato, per cui le nostre estati si dividevano tra Bolzano, Arco, poi che insomma abbiamo scelto di mettere il nostro vecchio camper lì e di fare base lì, perché lei si allenava lì. Tutta, diciamo, la nostra vita, anche le nostre vacanze erano incentrate sugli allenamenti e potevamo fare qualcosa nei giorni di riposo. Questo è un sacrificio che io ho fatto perché per amore delle figlie, perché le figlie ci tenevano. Allora, è stato un grande impegno, come ha detto Paola, però dal mio punto di vista non è stato per niente un sacrificio, nel senso che tutte le cose che ho fatto con loro sono state un'opportunità molto bella di stare insieme a loro e di stare insieme a Paola quando la maggior parte delle volte veniva con noi. Poter portare le ragazze a fare le cose che gli piaceva fare è stata un'opportunità bellissima, anche una condivisione di tutti questi loro momenti di crescita, di passione, veramente dei momenti. Però tu parli delle Falesie, non delle gare. Però le gare anche quelle è stata l'opportunità di girare, di stare insieme per me, e poi è stata sempre l'opportunità di cogliere i frutti di un lavoro che mi ha anche coinvolto molto, quindi non dico che insomma le sentivo, sì, un po' le sentivo anche mie tutte le vittorie delle ragazze,
ma in senso buono, nel senso che è il coronamento di un lavoro che abbiamo fatto insieme. You made it through another day. You're surely on your way. Lei è molto perfezionista, credo. È molto... Sì, ma poi è una cosa che infatti lei... se lei per se vince stessa- una gara e non è convinta di aver fatto tutte le cose per bene, lei non è contenta. Deve No, ma essere poi tutto quello che è perfetta. fatto, cioè io mi ricordo quando delle vie, no? Quando una via cadeva era difficilissima, ma quando l'ha fatta è facile, perché tutto quello che era fatto era già passato, basta, adesso bisogna vedere oltre il suo modo di... non se la gode mai, insomma, io sono diversa. Dopodiché, purtroppo, Covid, quindi Olimpiadi rinviate 2021, tutti a casa. Tutti a casa cosa fa Laura? Ovviamente quello che sa fare meglio, continua a sognare, lo fa allenandosi con testa, costanza, motivazione, determinazione. Forse non tutti riescono a immaginare, come per Laura, come per tutti gli altri grandi atleti, quanto ci sia nella testa e quante ore siano passate sul pannello, sul travel, Pangullic, in qualsiasi modo per prepararsi al momento in cui poi si staccano i piedi da terra e c'è il vuoto dentro, e cioè il tutto insieme, in quello stato dell'essere in cui si va in flow verso l'alto. E allora Laura esce da quello che è il lockdown, da quello che è il momento in cui di nuovo ci si regala questa libertà e riprende da dove aveva lasciato. 8B+, a vista, check. Poi 8C, 8C+, 9A e ovviamente bisogna solo che andare oltre, 9A+. Pronti via di nuovo? Basta, no, e non avanza neanche. Sono Franco Capotorti, a Roma veramente mi conoscono come Franchino nel mondo dell'arrampicata, e ho conosciuto Laura più o meno 6-7 anni fa, anche se in realtà però io l'avevo conosciuta da piccola, quando lei aveva forse 6-7 anni e faceva le gare nelle palestre di Roma, e me la ricordo bene io questa bambina, perché già allora mi colpì molto il fatto che urlava e gridava e piangeva come un'aquila perché non arrivava alle prese alle gare, e quindi cercava come al solito di vincere, perché lei è sempre stata così, lei vuole vincere, però non arrivava alle prese e perdeva, e non solo perdeva, ma perdeva dalla sorella, e questa cosa era molto grave per lei, e quindi piangeva. E quindi mi ricordo che quando l'ho conosciuta, cioè l'ho vista la prima volta, infatti pensai subito, o questa diventa una campionessa oppure una bambina viziata che non ha futuro. E ovviamente è diventata una campionessa. Ha messo su una grinta, una voglia di fare e una chiusa del braccio pazzesca. E poi lei si è inventata anche un modo suo per arrivare alle prese, che è di usare i talloni. Cioè Laura Rogora è Miss Tallone. Lei non arrampica con 2 mani, ma arrampica con 4 mani, perché usa i talloni in tiraggio, non per bloccare. E quindi si reca in Spagna, cercando il sogno vero, cercando l'eterno all'interno di quello che è il nostro sport. Si guarda il tiro, se lo studia, video su YouTube, si prepara proprio tutta precisa, e poi niente da fare, tiro bagnato, passa un giorno, passa 2, passa 3, nulla da fare. E quindi niente, cosa fa? Chiunque ovviamente si scoraggia, no. Lei dice, ma sai che c'è? Mi hanno parlato di un altro tiro, un piccolo capolavoro di Dani Andrada, che si sviluppa su circa 140 movimenti, se non ricordo male, spicciolo più, spicciolo meno, su questa grotta, su questo strapiombo enorme, massacrante, infinito, e dice, vabbè, ok, il mio tiro è bagnato, me l'ero studiato, fa niente, e siamo a Rodeghiar, vado a vedere com'è la situazione. Oggi ti sei mangiata 1 chilo di yogurt dentro 1 chilo di frutta. Dopodiché ti sei mangiata 1 chilo di riso con 1 chilo di tonno. E 1 chilo di pomodorini. E 1 chilo di pomodorini. Dopodiché sei venuta qua e hai fatto il setup più duro d'Europa, rischiando ampiamente di venire giù al primo split. L'ho fatto solo per l'onore. L'hai fatto per l'onore perché tutti ti guardavano. Esatto. E quindi hai pensato, ho mangiato troppo. E hai detto, oggi non mi tengo No, in un realtà ho cazzo. pensato, non mi tengo un cazzo. Ecco, invece era la Franchino panza. saggio ha detto, no, hai mangiato troppo. Quindi mi sembra che tu abbia dimostrato che questa via si può fare in 1 settimana. Sì, questa via si può fare in 1 settimana. Certo, è ardua la situation. È anche ardua chiamarla via. È anche ardua chiamarla via, peraltro. Oggi hai avuto una bella notizia. Devi allungare la via di altri 5 metri.
Ottimo. Perché? Perché non si sa perché la via in origine era stata fatta così, poi però c'è stata un'extension e io per non avere contestazioni. Sì, ma qui extension, dove cazzo bisogna arrivare? Per non avere contestazioni farò l'extension total. Cioè la grotta è finita? No, se vuoi puoi continuare ancora nel fiume. Potresti fare la super extension. Sì. Però sempre 9B. Sì, è indifferente. Certo, ormai da qua ovunque esce è 9B. Esatto. Ecco, fai vedere come... Qui. Seduto, con una zappetta di destra e una zappotta di sinistra. Ammazza come c'entri bene te però, Io sono perfetta. Poi da qua parte la via che finisce alla luce. Guardate. Un paio di passaggi si arriva al buco. Oh, che è il mitico riposo. buco. Vedete, un buco gigantesco dove c'entrerebbe una lucertola. E qua bisogna incastrarci 2 gambe, un braccio e forse anche la capoccia se sei veramente stanco. Però va bene, da qui si parte con la corda. Oddio, i primi 10 metri si fanno praticamente con la corda da secondi che se cadi, come si può vedere da qui, fai un buco per terra. Ce la farai? Sì. Bene. Vabbè, ma tanto non c'è niente da perdere, cioè, la fai, non la fai e tutti dicono grazie, che la volevi fare una settimana? Giusto. Però invece la fai in una settimana. Faccio! Ma poi la cosa più bella è stata tuttora quando siamo andati ultimamente a rodegliare, che ha fatto il 9B, che nella grotta dove stavamo era pieno di gente lì, di spagnoli, che forse non la conoscevano ancora bene e la guardavano come dire: ma questa qua che è venuta a fare qua dentro? Perché là tutte le vie che ci stanno, a parte i riscaldamenti, sono 9. E come l'hanno vista 10 minuti fare quello che faceva, poi stanno zitti. La cosa bella di andare a arrampicare con Laura è che comunque lei è sempre la prima, poi vengono tutti quelli che sarebbero i forti, i maschi. E il punto debole e il punto forte di Laura in realtà sono la stessa cosa. Cioè, è l'arroganza con cui arrampica. Perché Laura ha la forza degli arroganti, cioè è convinta di quanto è brava, è convinta di quanto è forte. E questa cosa qui la porta a fare delle cose che forse fisicamente non ci riuscirebbe a fare se non usasse questa testa. Però è anche la sua debolezza, perché c'è nei pochi momenti in cui non riesce a fare quello che vuole fare proprio perché è troppo arrogante, è troppo convinta di poterci riuscire e non sa accettare una sconfitta o una temporanea sconfitta. Cioè se lei su una via sta faticando molto, non riesce a farla, si dispera, quasi venisse meno la sua convinzione nella sua forza. Anche per i maschietti fare il 9B è un obiettivo, un lifetime overall achievement, nel senso che comunque è un contesto sul quale si confrontano i più importanti scalatori del pianeta, cioè a partire da Ondra, a partire dal nostro Stefanino Ghisolfi, e quindi i maschietti un pochettino forse come a rodegliare è arrivata delicata, chiedendo permesso per fare un tentativo con gente che provava magari la via da mesi, lei in poco più di una settimana se l'è portata a casa, un pochettino sicuramente si è creato un po' di cagarsi sotto, non so se lo posso dire. La prima volta che ho conosciuto Laura, l'ho conosciuta appunto alle gare, quando andavo appunto con Stefano a vederlo alle gare, vedevo anche lei
Era nel 2016, lei era ancora minorenne e lei mi era piaciuta da subito. E allora parlando con Paola, sua mamma, le avevo detto dai, noi quest'inverno a Natale andremo in Spagna, se Laura vuole, anche perché Laura voleva anche andare a scalare su roccia in Spagna, allora avevo detto dai, se vuole venire con noi. Sarebbe stato il suo primo viaggio di arrampicata senza i suoi genitori, no? Prima di partire sapeva già che via provare, quanti tentativi avrebbe fatto sulla via, quanto avrebbe riposato. Era incredibile proprio la determinazione e la precisione con cui provava le cose. E poi di lì è nata questa amicizia grandissima e per me è diventata come una sorellina minore e quindi era spessissimo a casa nostra, magari sai negli intervalli tra una gara e l'altra. Ecco, una cosa che mi ricordo è che lei quando viene a casa nostra le diciamo mettiti comoda, siediti pure e lei sta in piedi. È lì che cammina, si muove, non riesce, non sta mai ferma. Vie insieme non le abbiamo mai provate, la stessa via nello stesso periodo in realtà, però molto spesso magari lei mi chiede qualche consiglio su qualche via magari che ho liberato qui ad Arco e io provo a spiegargli i miei metodi, come ho fatto la via, lei li apprende però poi cambia totalmente il suo metodo e deve adattare i miei metodi alla sua conformazione perché ovviamente è molto, molto più bassa di me e quindi qualsiasi passaggio che magari io arrivo facilmente lei magari deve trovare un tallonaggio o fare 3 o 4 movimenti in più. Quindi deve adattarsi molto e questa è anche una sua caratteristica che non la fa arrendere mai nonostante sembra magari impossibile un passaggio all'inizio. 4 aggettivi per definire Laura. Sicuramente brillante, dolce, sensibile e inarrestabile. Laura secondo me è innamorata dell'arrampicata e questa è una cosa fondamentale, per cui lei si allena tantissimo ma si allena sempre che c'ha voglia e questa è una cosa incredibile, cioè rispetto ai ragazzi della sua età che infatti da quello che mi risulta poi l'altro non frequenta tanto, cioè non è la tipa che va a fare la movida, se ne esce la sera con gli amici, non lo fa. Lei gli piace arrampicare e gli piace allenarsi perché gli piace avere i risultati che attraverso l'allenamento può avere nell'arrampicata e questa cosa è può essere anche però, ripeto, anche la sua debolezza, cioè questa sua voglia di arrivare è anche pericolosa può essere, perché potrebbe arrivare al punto che alle prime sconfitta paga. Se forse prima mettevamo magari qualche limite, se forse prima avevamo qualche dubbio, se forse prima c'era qualcosa che ci potevamo ancora aspettare da Laura, adesso non abbiamo più nessun dubbio. Adesso Laura ha già fatto tutto quello che si può sognare nella carriera di un atleta, al maschile o al femminile che sia. Perché poi non dimentichiamocelo, quest'anno è stata svolta una sola tappa di Coppa del Mondo a Briançon
e lei mi ha detto l'emozione più grande è moschettonare la catena di Briançon, perché era tutta la vita che sognava quel momento. Quindi una gara in Coppa del Mondo, l'anno prima aveva fatto finale alla sua prima apparizione e quest'anno unica gara della stagione ha dominato a mani bassissime, qualifiche, semifinali e in finale con una leggerezza incredibile si è portata a casa anche la prima vittoria in Coppa del Mondo senior. E quindi pensare al 9C è ovviamente lecito, sembra quasi una giusta continuità rispetto a quella che è la realtà della realizzazione dei sogni da parte di Laura. Signori, benvenuti, vi porgo il benvenuto a nome della Trento Film Festival, la 68esima edizione. Io sono Sandro Filippini, sono un giornalista sportivo e oggi ho qui due grandissimi campioni. Vi presento Laura Rogora, li conoscete già comunque, e Adam Ondra. Buonasera. Non possiamo mettere limiti alla grandezza dei sogni di Laura e quindi sicuramente si è portata a casa tutto quello che si è portata a casa, ma mi viene da pensare anche alle vie lunghe, perché no? Secondo me se un giorno si dovesse legare là dove tanti magari hanno vibrato un po' come dei diapason, lei obiettivamente immagino che si farebbe delle meravigliose passeggiate di salute con la leggerezza e la serenità di andare verso l'alto che la contraddistingue. Ma poi, secondo voi, da un padre professore di matematica e una madre professoressa di matematica, cosa poteva uscire? La più forte arrampicatrice del mondo, una con la capoccia di Laura. Adam, cosa dici di questa esibizione? Molto ben riscalato. Grazie. Soprattutto anche senza ginocchiere buone, senza gomma. Ma ci ho provato con le ginocchiere buone, ma mi danno fastidio. Non riesco a scalare. Lo voleva fare un po' più duro. Fra il primo 9A maschile e il primo femminile erano passati 11 anni, quindi già guadagnati 2 anni. Siccome Adam è arrivato al 9C, come sapete, quanto dobbiamo aspettare, secondo voi, per vedere la prima donna al 9C? Adam, cosa pensi? 10-15 anni, sì. Laura potrebbe è una di quelle ragazze per le quali è difficile anche immaginare, perché ci ha stupito così tanto fino ad oggi in un tempo così breve che forse la nostra capacità di immaginare cosa possa fare probabilmente è riduttiva rispetto alla sua capacità di sognare. Quel buco enorme non mi piace.
Aspetta sempre un momento, e poi quando vuoi parti. Fino ad adesso sembra che tutto quello che faccio sia strano ed eccezionale, invece non è così. Sto seguendo la mia passione ed è quello che faccio da ormai 12 anni. Ho iniziato ad arrampicare che avevo 6 anni e da allora l'arrampicata è costantemente nei miei pensieri. I 5 anni precedenti quasi non me li ricordo, quindi per me è come se arrampicassi da tutta la vita. Delle volte quindi mi chiedo se sia diventata una specie di routine o qualcosa che faccio solamente per abitudine. Ma poi quando torno in parete mi accorgo che non è così. Infatti le emozioni che provo quando arrampico non le ritrovo in nessun altro momento e gli obiettivi che mi pongo in gara o sulla roccia sono quelli che danno veramente senso alla mia vita. Non nascondo che a volte ho pensato di mollare tutto. Dopo una gara andata male o in un periodo di poca forma sento che vorrei stare lontano dall'arrampicata per qualche settimana, ma di solito già dopo il primo giorno di riposo sento il richiamo della roccia. Penso che prima del lockdown il periodo più lungo che ho fatto senza arrampicare sia stato di 4-5 giorni, giusto perché mi ero rotta qualcosa o perché stavo veramente male. Quindi per me stare 1 mese e mezzo senza toccare una presa è stata una prova durissima. Da quando mi sono qualificata per Tokyo, le Olimpiadi erano diventate il mio obiettivo primario. Avevo anche accantonato i miei studi in matematica per allenarmi al meglio e veramente mi allenavo tutti i giorni, mattina e pomeriggio, con una motivazione fortissima. Poi, quando le Olimpiadi sono state messe in dubbio, ho temuto che tutto il tempo investito e la fatica, i sacrifici fatti per questo sogno fossero stati inutili. Come se non bastasse, tutto quello che avevo per allenarmi era una sbarra, un trave portatile e qualche peso. Ho capito che se non volevo sacrificare tutto il lavoro fatto fino a quel momento, dovevo trovare qualcosa che mi motivasse. Le gare erano state cancellate, le Olimpiadi rinviate, così ho deciso che uscita dal lockdown avrei spostato la mia attenzione sulla roccia. Ogni giorno guardavo video di vie che avrei voluto provare, di posti in cui sarei voluta andare e questo mi motivava tantissimo. Così ho preso tutto quello che avevo in casa e ho cercato di allenarmi il più possibile. Durante questo periodo così particolare ho capito che la cosa più importante è avere un obiettivo, non importa quale esso sia. È per questo che mi sono allenata fino ad adesso e che penso che mi allenerò per sempre. Magari tra 40 anni il mio obiettivo sarà l'8A, ma se questo è al limite, la motivazione sarà la stessa. Così ho trasformato un anno che pensavo fosse da dimenticare nella mia stagione migliore. Uscita dal lockdown, ho fatto il mio primo 9A+, il mio primo 9B e poi è arrivata anche la mia prima vittoria in Coppa del Mondo. Briançon era l'unica tappa di Coppa del Mondo programmata per la stagione, quindi avevo concentrato tutte le mie energie per cercare di prepararla al meglio. Sapevo di essere in forma, ma poi in gara si sa è tutta un'altra storia, quindi la pressione era tantissima, ma alla fine sono riuscita a fare veramente la gara perfetta. Riuscire a moschettonare la catena sapendo di aver vinto è stata una gioia indescrivibile, forse un'emozione ancora più forte di quando ho fatto agli Hulk. Ho dedicato praticamente tutta la mia vita all'allenamento e lo scorso anno, grazie alla Polizia di Stato, è diventato anche il mio lavoro. Vincere una Coppa del Mondo era il mio sogno nel cassetto. Adesso ne dovrò trovare un altro e Tokyo 2020 è sempre più vicino. Alla fine però sai che c'è? Che ho solo 19 anni. Sì! One shot, now the future is yours. Go! Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. The breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares. A ball break sky high. Check the movement is here. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the balls in the brakes. I'm talking one chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. One.